Welcome back to my channel, Susanna Italian Teacher. I'm Susanna and I've been teaching Italian to foreigners since 2014, and I'm the founder of Arcos Academy, the online Italian school. As foreign students of Italian, you may have already realized that one of the most challenging aspects of the language is understanding and correctly using grammatical agreement. In Italian, we have a set of rules that regulate the connection between different parts of speech, such as articles, nouns, adjectives, pronouns, and verbs. In this video, we'll go over the different types of agreement in Italian and provide examples to help you better understand and apply them in your own writing and speaking. Un argomento fondamentale per creare delle belle frasi in italiano, ma anche in altre lingue, è la concordanza grammaticale. Di che cosa si tratta? La concordanza è l'insieme di regole che ci dicono come le parti del discorso devono connettersi tra di loro. Se non lo sapete, le parti del discorso sono gli articoli, i nomi, gli aggettivi, i pronomi, i verbi. Analizziamo ora i tipi di concordanza grammaticale che esistono in italiano. Concordanza di genere, concordanza di numero, concordanza di persona. Questi tre tipi di concordanza sono spesso considerati insieme e ora, con un esempio, vi spiego perché. Prendiamo il sostantivo casa e l'aggettivo bello. Casa è un sostantivo femminile singolare. Bello è la forma base dell'aggettivo, che in italiano corrisponde al maschile singolare. Se vogliamo unire queste due parti del discorso, dobbiamo considerare una concordanza grammaticale riguardante il genere, maschile o femminile, e una concordanza grammaticale riguardante il numero, singolare o plurale. Poiché è l'aggettivo che si riferisce al sostantivo, dobbiamo modificare bello in modo che corrisponda al genere e al numero di casa. Casa bella. Se volessimo aggiungere un'azione espressa dal verbo, allora dovremmo considerare anche il terzo tipo di concordanza grammaticale, la persona. Questa casa è bella. La frase questa casa siamo bella non avrebbe per niente senso perché non c'è concordanza grammaticale di persona. Fin qui è semplice e chiaro, giusto? Analizziamo invece i dubbi che possono nascere quando dobbiamo concordare tra loro delle parti del discorso. Concordanza nome e aggettivo. Se in una frase abbiamo due o più sostantivi mentre un solo aggettivo, come si concordano tra di loro? Dipende dal genere dei sostantivi. Se tutti i sostantivi sono o maschili o femminili, allora l'aggettivo plurale manterrà il genere del gruppo dei sostantivi. Ho mangiato un pasticcino e un cioccolatino buonissimi. Se invece i sostantivi della frase presentano generi diversi, l'aggettivo plurale sarà declinato al genere maschile.
Le patatine e i popcorn salati sono i miei snack preferiti. Concordanza soggetto e verbo. Generalmente siamo abituati a pensare che se il soggetto è singolare, il verbo è singolare. Se il soggetto è plurale, anche il verbo lo sarà. Sì, ma ci sono dei casi a cui fare attenzione. Se due o più soggetti sono legati tra loro da una congiunzione disgiuntiva, cioè o oppure, il verbo rimane al singolare. Ha telefonato tua cugina o la tua vicina. Non ho capito bene il nome. Un'altra situazione che genera dubbio è quando ci sono in una frase due soggetti collegati da una virgola, ma in realtà il secondo nome risulta essere una spiegazione, un chiarimento del primo. Ti manca la tenacia, la perseveranza. In questa situazione, poiché il secondo soggetto completa l'informazione del primo, basta coniugare il verbo al singolare. Un altro errore di concordanza grammaticale che noto nei miei studenti, soprattutto i russi, riguarda la presenza di un soggetto singolare seguito da un complemento di compagnia. Mia mamma con mio nonno ha passato 3 ore di attesa all'ufficio postale. Ok, posso capire il vostro punto di vista. Ci sono due persone, la mamma e il nonno. Perciò, logicamente, il verbo deve essere plurale. No, la presenza della proposizione con, la creazione quindi del complemento di compagnia, non mette sullo stesso piano la mamma e il nonno. Per questo motivo, l'unico soggetto della frase è mia mamma, un soggetto singolare. Mia mamma con mio nonno ha passato. Forma verbale singolare. Concordanza del participio passato. Arriviamo all'ultima categoria di concordanza che complica la vita agli studenti stranieri di italiano, ma anche a qualche madrelingua. La concordanza del participio passato. Sappiamo già che il participio passato si concorda in base a quale ausiliare richiede il verbo principale. Se è avere, il participio passato non si concorda con il soggetto, ma cambia la vocale finale nel caso in cui tra soggetto e ausiliare si trovino i pronomi personali complemento di terza persona. Sara ha mangiato. Sara ha mangiato tutte le carote. Sara le ha mangiate tutte. Per quanto riguarda gli altri pronomi personali complemento diretto, mi, ti, ci, vi, potete scegliere se concordare il participio passato oppure no. Ci hai visto mentre ti salutavamo? Ci hai viste mentre ti salutavamo? Sono entrambe corrette. E se il verbo ausiliare è essere? Qui cambiano ancora una volta le regole. Vi ricorderete sicuramente che se l'ausiliare è essere, il participio passato si accorda sempre con il soggetto. Ma se ci sono due o più soggetti che hanno un genere diverso, il participio passato si coniuga al maschile plurale. Marta, Francesco, Anna e Sofia sono andati alle giostre.
Ecco invece un'altra situazione in cui siete voi a scegliere se concordare oppure no. Il verbo essere può essere seguito da un nome o da un attributo, creando in questo modo il cosiddetto nome del predicato. Sì, lo so, definizione grammaticale. In questi casi il participio passato può concordarsi sia con il soggetto sia con il nome del predicato. La sua perdita è stata un brutto colpo. La sua perdita è stato un brutto colpo. Tranquilli, abbiamo terminato. I hope that you enjoyed learning about Italian grammatical agreement. I would love to hear your thoughts on the topic, whether it was difficult or not. If you found this video helpful, please like, share, and leave a comment. Your feedback is very valuable to me and helps me create better content for you and your fellow foreign students of Italian. Thank you for watching e al prossimo video!